Bentornati su Mandorlais e buon Capodanno lunare a tutti! In buona parte dell'Asia, come Cina, Vietnam, Corea del Sud, Thailandia, Malesia e altri paesi dell'estremo oriente, oggi si celebra la festa di primavera, chiamata anche Capodanno lunare e nota in tutto il mondo semplicemente come Capodanno cinese. Lasciamo alle spalle l'anno della tigre e accogliamo l'anno del coniglio o anno del gatto. Nello zodiaco cinese ogni anno è associato a un animale, una ruota di 12 animali che si susseguono seguendo un ordine ben preciso: topo, bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Sono diverse le leggende che raccontano l'origine dello zodiaco cinese e quella che preferisco racconta di una gara. Si narra che i 12 animali siano stati selezionati attraverso una competizione indetta dall'imperatore di Giada per creare una misura del tempo. A questa gara solo 12 animali sarebbero stati considerati vincitori. Per qualificarsi gli animali dovevano gareggiare attraverso un ampio fiume dalla corrente impetuosa e raggiungere il traguardo sulla riva opposta. Tra di essi c'erano un gatto e un topo che si odiavano ed erano i peggiori nuotatori del regno animale, ma entrambi erano molto astuti. Pensarono subito a un modo per raggiungere più velocemente la riva, ossia saltare sopra il bufalo. Il bufalo, placido e generoso, accettò di portarli attraverso il fiume. Tuttavia, il topo, nella sua scaltrezza, era così ansioso di vincere che spinse il gatto. Il gatto non lo perdonò mai e ovviamente non arrivò mai al traguardo. Ci sono altre versioni della storia che raccontano che il gatto, sapendo di essere un dormiglione, chiese al topo di svegliarlo la mattina della gara. Lui ovviamente non lo fece e il gatto non si presentò. Da allora il felino, risentito, non fece altro che rincorrere il topo ogni volta che poteva. Tornando alla gara, il bufo e il topo proseguirono e una volta raggiunta la riva, il furbissimo roditore saltò davanti al bufalo, guadagnandosi così il primo posto. Il bufalo quindi accettò di buon grado il secondo posto, seguito dalla tigre, che nonostante fosse uno degli animali più forti e risoluti, arrivò terza. All'improvviso si sentì un tonfo. Era il coniglio. Il coniglio stava saltando da una pietra all'altra e stava andando piuttosto bene, ma ad un tratto scivolò. Fortunatamente c'era un tronco che galleggiava. Il coniglio si aggrappò e galleggiò verso il traguardo, guadagnandosi così il quarto posto. Per quinto arrivò il drago, sebbene tutti fossero convinti che sarebbe arrivato primo poiché sapeva volare. Il drago disse all'imperatore di Giada che si era dovuto fermare un paio di volte per aiutare alcuni abitanti e sulla strada verso il traguardo, quando vide il coniglio aggrappato al tronco, decise con un piccolo soffio d'aria di aiutarlo a raggiungere il gatto. Subito dietro al drago galoppava il cavallo, ma il serpente era nascosto dietro la sua zampa. Raggiunta la riva, il serpente apparve all'improvviso e il cavallo si spaventò. Il rettile ne approfittò e si piazzò al sesto posto, mentre il cavallo al settimo. Poco dopo, gallo, scimmia e capra atterrarono sulla riva e a differenza di altri animali, questi tre si aiutarono a vicenda. Il gallo trovò una zattera e capra e scimmia vi saltarono sopra. Lavorando insieme duramente, raggiunsero la riva. La capra arrivò ottava, la scimmia nona e il gallo al 10° posto. All'11° posto si classificò il cane, che nonostante fosse un abile nuotatore, fece ritardo. Disse all'imperatore che aveva bisogno di un bagno e si era dunque sollazzato a lungo nel fiume, poiché l'acqua fresca era stata troppo invitante. Proprio quando l'imperatore stava per chiudere la gara, si sentì il grugnito del maiale. Il maiale disse all'imperatore di Giada
che durante la corsa aveva sentito tanta fame da doversi fermare, solo che dopo il pasto finì per assopirsi. Risvegliatosi di soprassalto, aveva ripreso la gara, ormai troppo in ritardo, arrivando così per il rotto della cuffia e piazzandosi ultimo al 12° posto. Quando questa storia sulla creazione dello zodiaco si sparse dalla Cina nel resto dell'Asia, alcuni paesi apportarono cambiamenti che riflettevano la cultura locale. Ad esempio, quest'anno in Vietnam è l'anno del gatto. Infatti, secondo una delle tante versioni, la leggenda vietnamita racconta che il gatto, nonostante l'inganno del topo, riuscì comunque a trovare la strada ed a giudicarsi il 4° posto sostituendo il coniglio. Un'altra teoria afferma che a causa del clima più caldo del Vietnam, i topi erano un grande problema per gli agricoltori. Poiché i gatti sono il nemico naturale dei topi, i vietnamiti credevano che i gatti potessero portare raccolti prosperi e bel tempo. Quindi sostituirono il coniglio con il gatto e i loro segni zodiacali. Ogni anno quindi è associato un animale secondo questo ordine, con il ciclo che ricomincia ogni 60 anni. Si tratta di un calendario un po' complesso che include 2 sistemi sovrapposti, i 5 elementi e l'alternanza di yin e yang, un argomento che possiamo affrontare in un video a parte. Al momento la cosa più importante da ricordare è che a ogni anno corrisponde un segno zodiacale cinese. Ogni animale ricorre quindi ogni 12 anni. Per darvi un'idea ancora più chiara, l'anno del coniglio include i seguenti anni. Se siete nati tra gennaio e febbraio, è bene controllare online quando è caduto esattamente il capodanno lunare, perché potreste appartenere ancora al segno precedente. Ad esempio quest'anno, i nati prima del 22 gennaio 2023 sono ancora delle tigri. Anche per oggi Mandorlais termina qua. Un buon anno del coniglio o del gatto a tutti e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!